Una volta avremmo utilizzato questo setup per fare dei vlog, mentre oggi possiamo utilizzare lei, ovvero la DJI Osmo Pocket 3, che a mio avviso si rivela fantastica sia per i vlog che per i video magari delle vacanze o comunque anche per qualcosa di un po' più professionale. Partiamo dal fatto che pesa solamente 179 grammi, ma anche se è fantastica, secondo me ha bisogno di qualche accessorio per essere utilizzata al meglio. E quindi invece di iniziare a parlarvi delle specifiche tecniche ho pensato di fare direttamente un vlog e nel mentre così potete vedere la qualità video e sentire anche la qualità audio dei microfoni della Pocket 3. A breve utilizzerò il microfono esterno, ma per il momento focalizziamoci proprio sulla qualità effettiva della Pocket 3. C'è anche un po' di vento e in questo momento sto utilizzando il profilo colore standard e non sto facendo alcuna post produzione. Tra l'altro ho lasciato anche la esposizione totalmente in automatico, quindi così è quello che voi vedreste direttamente dalla Pocket 3. Adesso sono passato al DJI Mic 2 che è proprio qui. Infatti l'ho potuto collegare tramite Bluetooth. Questa è una grandissima comodità della Pocket 3. Infatti il DJI Mic 2, se lo acquistate separatamente, potreste avere direttamente la versione con il ricevitore e il trasmettitore. Il trasmettitore è il microfono, mentre il ricevitore è il blocchettino che andrebbe collegato magari alla mirrorless o lo possiamo collegare anche agli smartphone. Ma nel caso della Pocket 3 possiamo sfruttare la connessione Bluetooth ed è una cosa veramente comodissima. Infatti io lo sto utilizzando tantissimo, collegato tramite Bluetooth alla Pocket 3, e poi è diventato anche il mio microfono principale da collegare alla mirrorless Sony. Ovviamente possiamo collegare anche un microfono lavalier per avere magari un miglioramento dell'audio. Prima di proseguire con altri esempi video vi volevo far vedere un pochino come funziona la Pocket 3. Allora, intanto questa custodia è inclusa in confezione ed è molto comoda per trasportarla, perché oggettivamente la Pocket 3 sembra un po' troppo delicata. Fino ad ora non ho avuto problemi, ma ora vediamo che l'ho detto. Però sicuramente avere una custodia per il trasporto, anche magari per metterla all'interno dello zaino, è una grandissima comodità. Un altro accessorio che state vedendo è questo qui, che è incluso in confezione. Questo aggancio ci dà accesso ovviamente alla porta Type-C e poi soprattutto abbiamo la filettatura da 1/4 di pollice. In questo modo potremo agganciare la Pocket 3 direttamente a un cavalletto, perché di base comunque ha semplicemente la porta Type-C, quindi comunque senza questo accessorio non lo possiamo agganciare al cavalletto, ma ripeto, è incluso in confezione e tra l'altro la rende anche un po' più grande, che per fare dei video è meglio perché comunque avremo un'impugnatura un po' più grande, quindi lo possiamo tenere meglio. Per accenderla basta fare questa rotazione, un po' sembra violenta ma in realtà è così che funziona, e ovviamente possiamo anche ruotare il gimbal verso di noi, quindi magari se vogliamo fare un vlog, e ovviamente possiamo abilitare anche il tracciamento e ora appunto lo vediamo a breve, ma abbiamo poi questo joystick e appunto muovendo il joystick cambieremo l'inquadratura. Quindi la prima volta magari può sembrare un po' strano da utilizzare, ma vi garantisco che è semplicissimo, soprattutto se già avrete utilizzato altri gimbal, il funzionamento alla fine è sempre lo stesso. In questo momento sto utilizzando sempre il profilo colore standard, ma io in genere non lo utilizzo mai per le mie riprese. Quindi adesso vi faccio vedere la differenza con il profilo colore flat. Ora invece sono passato al profilo colore flat e come potete vedere i colori sono meno saturi, c'è meno contrasto e quindi diventa l'ideale se vogliamo fare magari la color correction. Infatti in questo momento ho fatto un po' di correzione del colore e questo è il risultato, ma chiaramente questo è il risultato che ho ottenuto io, perché poi possiamo fare ovviamente tantissime modifiche in fase di post produzione.
registrazione, anche perché il filmato è registrato in 10 bit, quindi significa che abbiamo tantissima libertà di modifica appunto quando vogliamo gestire i colori. Ma se non sapete di cosa sto parlando non vi dovete preoccupare, perché appunto questa è una cosa che noi possiamo sfruttare nel momento in cui magari facciamo una modifica del colore più avanzata, altrimenti non succede niente. Fra le tante possibilità di personalizzazione che abbiamo sia sulla Pocket 3 e del DJI Mic 2, comunque ho notato che c'è la possibilità di avere un feedback, proprio una vibrazione nel momento in cui inizia la registrazione dalla Pocket 3. Quindi in questo caso non ho avuto la necessità di avere il ciak si gira, perché non appena chi mi sta riprendendo ha cliccato il tasto di registrazione, io comunque ho avuto questa vibrazione qui e mi sono reso conto che effettivamente la clip era iniziata. Può sembrare una cosa un po' inutile, ma vi garantisco che è una cosa veramente comoda. Ne approfitto di questo punto un po' scosceso per fare un test della stabilizzazione. Allora, dovete considerare che comunque ci sono le rocce, c'è la terra, sto saltando e comunque la stabilizzazione è tutta del gimbal, quindi ovviamente avremo una qualità molto alta e non ci dovremo preoccupare di alcun magari effetto dovuto dalla stabilizzazione digitale, però perché il gimbal farà tutto il lavoro. Per fare il tracking con la Pocket 3 possiamo utilizzare una delle modalità preimpostate, oppure semplicemente possiamo fare un doppio tap sul display, sul soggetto o sull'oggetto che vogliamo tracciare. In questo caso sono io il soggetto che deve essere tracciato e quindi la Pocket 3 mi seguirà, e questa è una cosa molto comoda anche se ci dobbiamo registrare da soli. Quindi facciamo finta che io dovessi fare questa sorta di vlog, di recensione da solo, ho comunque il mio cameraman completamente automatizzato, quindi veramente una grandissima comodità, anche perché riesce anche a seguirmi anche se io inizio a fare comunque dei movimenti strani. Quindi da questo punto di vista assolutamente promossa, perché è la DJI Osmo Pocket 3, anche se viene a dire il DJI Osmo Pocket 3. Ovviamente non manca la possibilità di utilizzare l'applicazione e quindi possiamo gestire da remoto la Pocket 3, e ad esempio in questo caso io posso fare un quadrato su di me e in questo modo abbiamo di nuovo lo stesso tracciamento, e quindi questa come sempre è una grandissima comodità, perché appunto ci permette di gestire al meglio le nostre riprese senza la necessità magari di avere un'altra persona che fa il doppio tap sul display o che gestisce l'inquadratura per noi. Non ditelo a DJI, ma sto utilizzando sia il multi-mount di Insta360 proprio come cavalletto, ma soprattutto sto utilizzando la custodia della GoPro per il trasporto. Infatti all'interno di questa custodia tengo sia i filtri ND della Freewell che la DJI Osmo Pocket 3 all'interno della sua custodia. Ora c'è da dire che questo astuccio di GoPro non viene più incluso all'interno delle confezioni degli ultimi modelli, infatti la Hero 12 ormai non ce l'ha più e si deve acquistare separatamente. Comunque io lo trovo veramente comodissimo per il trasporto. In tutto ciò sto rifacendo questa clip, non lo so, 5-6 volte perché c'è un caos incredibile. Quindi riuscirà il DJI Mic 2 a registrare correttamente la mia voce senza far sentire questo frastuono? Ragazzi, veramente il panico dietro di me, infatti mi viene anche da ridere. E quindi per farvi vedere come funzionano i filtri ND, prima di tutto monto la Pocket 3 sul multi-mount in modo che abbiamo un appoggio per fare il tutto. Quindi ora accendo la Pocket 3 e questa parte qui è magnetica, quindi io in questo modo potrò agganciare i filtri ND. Questo kit di filtri ND Freewell include diversi filtri, appunto abbiamo sia i filtri ND che i filtri CPL che i filtri ND-PL, insomma ne abbiamo veramente per tutti i gusti. Tra l'altro abbiamo anche il filtro Snow Mist, ma di questo kit ve ne ho abbondantemente parlato in quest'altro video, ma vi volevo far vedere all'atto pratico che se io ad esempio prendo un filtro ND16 mi basterà appoggiarlo qui e grazie ai magneti si aggancerà direttamente alla Pocket 3, quindi è veramente di una comodità estrema. Poi ovviamente possiamo sganciarlo da qui,
Lo inseriamo all'interno della custodia, che anche lei è magnetica, e poi possiamo scegliere quello che vogliamo. Tra l'altro, all'interno della custodia di base della Pocket 3 abbiamo la possibilità di inserire sia la lente grandangolare, che si può acquistare a parte o in kit con la Pocket 3, ma possiamo inserire anche i nostri filtri ND. Quindi ad esempio metto questo filtro qua e lo posso portare sempre con me. Il concetto del filtro ND è molto semplice, non sono altro che degli occhiali da sole per la nostra videocamera. Più il numerino accanto alla voce ND è alto, più scurirà l'immagine, quindi ad esempio ND 128 sarà molto più scuro di ND 8. Ora, per scegliere il giusto filtro ND dobbiamo capirlo dal display della Pocket 3. Per farvi capire il funzionamento dei filtri ND vi faccio vedere che ora sono con l'esposizione automatica, ma se imposto l'esposizione manuale con ISO 100 a un sessantesimo di secondo, quindi per ottenere il motion blur a 30 fps, comunque mi segnala più 2 EB proprio perché l'immagine è sovraesposta. Se io però metto ad esempio ND 64, adesso mi dice che l'immagine è sottoesposta proprio perché questo filtro è troppo potente. Quindi in questo caso proverò a montare ND8, quindi metto ND8, ok, e mi dà 0, quindi in questo momento l'esposizione è corretta. Adesso quindi sto utilizzando il filtro ND8, ma ovviamente in base a quello che inquadro l'esposizione potrebbe essere corretta o non corretta. Tra l'altro le condizioni cambiano in continuo perché oggi sicuramente non è la giornata perfetta per fare riprese. In questo momento comunque mi dice 0, però ad esempio varia più 0,3 se magari inquadro di più il cielo, se invece inquadro una zona più scura magari mi dice meno 0,3. Quindi ovviamente dobbiamo cercare di trovare il filtro ND più o meno giusto per quella determinata scena. Ora, se dovesse uscire il sole, chiaramente ND8 sarebbe totalmente insufficiente, quindi sta un po' a voi trovare il giusto compromesso. In ogni caso, utilizzando i filtri ND possiamo sfruttare la regola dell'otturatore a 180 gradi, quindi in sintesi imposteremo un cinquantesimo di secondo a 25 fps, un sessantesimo di secondo a 30 fps, un centesimo di secondo a 50 fps e così via. In questo modo il video avrà un look più naturale perché appunto il movimento avrà una sorta di sfocatura, soprattutto magari se c'è qualcosa di più movimentato si nota di più. Se facciamo una clip abbastanza statica magari questo effetto mosso lo noteremo poco. Fra le altre cose possiamo fare anche gli slow motion in 4K a 120 fps e quindi ora vi mostro un esempio. So bene che questo slow motion che avete appena visto non era nulla di che, ma era giusto per farvi capire che possiamo fare veramente di tutto con la Pocket 3. Tra l'altro le riprese di oggi magari non saranno state nemmeno al top perché la giornata non era delle migliori, ma il senso di questo video è farvi capire che cosa potete fare con la Pocket 3. Infatti non è una mirrorless e non è un action cam, è una sorta di via di mezzo che ci permette di realizzare i nostri video anche in modalità automatica, quindi profilo colore standard, niente filtri ND e possiamo fare i nostri video delle vacanze, i nostri vlog senza alcun problema, anche perché la stabilizzazione del gimbal è eccezionale, ma ci permette anche di portare il nostro livello video un po' più in alto perché appunto magari sfruttiamo i filtri ND, il profilo colore flat e quindi magari non utilizzerò interamente la Pocket 3 per fare magari una pubblicità importante, ma sicuramente qualche clip extra la possiamo fare. Quindi unendo anche il sensore da un pollice che ci dà una qualità molto alta, i video in 10 bit e la possibilità anche di mettere a fuoco, questo prodotto diventa molto interessante. Perché ho nominato la messa a fuoco? Perché ad esempio con l'Action Cam il fuoco è fisso e se vogliamo mettere da vicino qualcosa, magari la mano, non possiamo, mentre con la Pocket 3 sì. Quindi ovviamente è una categoria un po' particolare perché non va bene se vogliamo fare degli spot
sport action, non va bene se vogliamo fare dei lavori solamente con la Pocket 3, però possiamo ottenere una via di mezzo veramente eccezionale. Spero comunque di non avervi confuso, però il concetto è che è veramente versatile, ma va utilizzata per fare determinate cose e non va bene per fare tutto. Ripeto, per degli sport action assolutamente non la userei, anche perché è un po' delicata, non troppo, ma un pochino. In ogni caso, il suo prezzo di listino è di circa 549 euro, ma fatemi sapere se volete avere una comparazione con un action cam o con una mirrorless, quindi fatemelo sapere nei commenti, ma soprattutto potreste dare un'occhiata a questo video.